Eccoci, oggi in incognito io, per vari motivi, ed anche la nostra amica Patrizia. Ci sei solo tu, Monica. Benvenuti. Ciao a tutti. Co- Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Mi sta mostrando una vita in cui vive con un nonno e fanno il formaggio insieme, poi mi fa vedere che raccoglie i mirtilli. Mhm. Come si chiama? Crystal. Ti dà l'autorizzazione, Patrizia? Allora, lei in questa vita è una bambina e quando mi sorride ha lo stesso sorriso che ha mostrato noi adesso e mi dice di sì. Ok. Qual è la causa esoterica della vita di Crystal mostrata a inizio sessione? Mi fa vedere una vita autentica, una vita pulita. Mi fa vedere l'aria pulita della montagna, pulito era il rapporto con il nonno, le loro abitudini molto semplici, non intaccate da nessuna dipendenza. Un rapporto molto schietto, di fiducia. Col nonno? Sì, con il nonno. Ma il nonno di allora. Sì, di allora, certo. E perché ci mostra questo aspetto? Mm. Allora, qua lei ha deciso di morire abbastanza presto. Mhm. E mi fa vedere come per lei fosse stato più semplice costruire un rapporto con il nonno anziché con il papà. E poi mi fa vedere la vita attuale che sta svolgendo, dove invece ha scelto un po' l'opposto, e cioè di privarsi del nonno molto presto, senza neanche conoscerlo, Mhm. e di scegliere un padre invece con il quale il rapporto è molto difficile. Vibrazione. 13,7 miliardi. Consapevolezza. 104%. Anima. 62%. Vite precedenti. 1489. Cervello. 7,3. Visto che l'ha chiesto, vedi anche le eliche del suo DNA eterico? Io ne vedo 6. Nome della PS. Georgette. E della PE? Conan. Nome del progetto. Mi dà una parola che può essere letta con 2 accenti diversi e Mm. me li dà in tutti e 2 gli accenti. Legami, legami.
Ok, interessante. Perché? Qual è il sunto del progetto di Patrizia? Questo rapporto che lei desidererebbe, solidale, profondo e importante, di fatto spesso diventa poi una morsa stretta, dentro la quale si sente legata, costretta, non libera, non se stessa, non nella possibilità di prendere delle decisioni con la sua testa e con la sua volontà. Un po' Mm. l'ambiguità, l'ambivalenza dei rapporti, dei legami, un po' in tutti i legami che ha nella vita. Chiamiamo nel cinema il marito, il figlio, le sorelle, il fratello, la famiglia, insomma. Vediamo se vengono. Il figlio c'è, mi è venuto tipo con una divisa militare. Ah, Il marito lo vedo che fa tipo un tira e molla, come se fosse un po' così nella sua vita, no? Un po' di indecisione. Con questo passo che sembra entrare, poi sembra uscire. mhm. Entra o esce? Se che a me gli indecisi non piacciono. Mi chiede se può rimanere oltre le sedute, quindi in fondo, sulla soglia del cinema. Se è dentro il cinema, sì. Se È vuole stare dentro in il piedi, cinema? Sì, esatto. perché non si siede? Non credo di essere a mio agio seduto. Perché? Oddio, adesso mi dice non mi sento amato da mia moglie. Questa è la sua ossessione. Va bene, qui si viene per imparare. Vuole imparare? Lo vedo molto dipendente da lei, per assurdo. Mm. Aspetta, perché è come se lui volesse ottenere cioè come se lui decidesse di seguire la sessione per ottenere qualcosa da lei. Non sta capendo che è per se stesso. Mhm. In più questo è proibito, quindi non può. Mm. Però mi dice che vuole stare lì. Vediamo un po' se nel corso poi della sessione comprende un po' di più. Sì, ma dentro al cinema si sta per imparare, non perché c'è la moglie, il marito o il figlio, solo per imparare. Non ci sono alternative. Semplice, non ci sono. Mi fa tenerezza perché dice qualcosa tipo: ma è come andare a scuola? Perché non è che io amassi tanto andare a scuola. Dagli una Vic, vediamo cosa fa. Crede di dover prendere appunti, no? E che male Come c'è? uno studente. È il problema. Fa così, si siede e prende appunti, come ha creato come un banco di scuola. Ok, il figlio? Il figlio sì, lo vedo in terza fila. Cioè, ricordiamo che l'invito nel cinema non è un obbligo, è un Mm. invito. Non è che bisogna trovare il modo di restare alle proprie personali condizioni, perché quelle dell'insegnamento e dell'apprendimento non ci vanno giù. No, si vuole imparare. Basta, fine. Il problema è risolto. Cioè, non c'è mica un esame che permette di guidare la macchina, no? Non c'è nessun esame. Si viene, si impara e si dovrebbe anche ringraziare ed essere felici. Non sono io qua a spendere 6 minuti di sessione per convincere un vivo a venire nel cinema, uno che può benissimo accendere YouTube e vedersi tonnellate di video miei Certo. e farsi una cultura, tutto gratis.
Non capisco perché io debba fare questo lavoro di convincimento della parte eterica di un vivo e di un vivente no? Quindi molto semplicemente, se no, Lucio, come sei duro? Ma sei duro cosa? Cosa sei duro? Allora, entra o non entra? Dentro per imparare per se stesso, fuori per tutte le altre motivazioni. Cosa fa? Sì, sta. Ah, ovviamente. Interferenze eteriche. Allora, vedo un anfibio, quindi diciamo tra il ramarro e la rana, Mhm. un leone felinoide e un condor come falconiforme. Vedo anche un disincarnato dietro la sua schiena, un po' Quindi un aggrappato. falco, un leone, un disincarnato Un e anfibio. anfibio. Ok, disincarnato chi è? Fuori subito. Aggrappato Una alla sua nonna. schiena. Sì, dietro. Zona tra i lombari e un po' più su. La Mm. materna? Paterna, mi dice. Paterna. Bene. Stacchi subito. Apriamo il portale aureo e la mettiamo lì davanti. Ok. Chiamiamo anche la materna e tutti i parenti di tutte le generazioni di Patrizia. 112 ne sono arrivati. Bene. C'è un messaggio che la nonna paterna e la nonna materna, tutte e due, vogliono lasciare a Patrizia. Questa brutta abitudine del bere che trasfigura ogni personalità. Le vedo coalizzate nel dare questo messaggio. Si riferiscono la materna alla madre e la paterna al padre di Patrizia? Sì, poi mi fanno vedere, insomma, su questa linea familiare anche altri uomini che avevano comunque questa abitudine. Mi allargano proprio l'occhio anche all'intero quartiere, al paese d'origine. Va bene, ma qualcosa relativo proprio nello specifico a Patrizia non lo vogliono dire? Allora, ehm, non sarai tu a sciogliere questa sua dipendenza, e mi fanno vedere come tutte loro però hanno scelto dei compagni di vita e di viaggio con questa problematica. Quindi comunque è una scelta comune, non Come solo di fanno chi a ha la sapere dipendenza. il futuro di Patrizia? Come pensano di saperlo? Una delle due era attaccata alla schiena di Patrizia. Sì, è come se estendessero la loro vita alla vita di Patrizia. Fanno di tutto Appunto, un'erba un fascio. Mm. esatto. Un messaggio sensato, un messaggio vero, un messaggio che fa sì che, anzi, diamo a tutti e due una Vic. Così iniziamo a ragionare. Vedo che tendono ad avvicinarsi al ragazzo, al figlio di ehm, Patrizia? Patrizia, scusate. Sì. Mm. E che È come fanno? se uno gli mette la mano sulla spalla e l'altra sull'altra spalla, le due nonne, Mhm.
e vedo che indicano sullo schermo il primo piano di Patrizia mentre sorride. Cioè, che vuol dire, scusami? Dandogli la Vic è come se loro avessero iniziato a vedere Patrizia in maniera diversa e vogliono condividere questo modo che hanno di vederla con il nipote. Come la vedono? E la vera Patrizia è quella mentre sta sorridendo. È come se in un certo senso nel momento in cui lei non sorride ha quasi un altro aspetto. Cioè la sua vera natura, la sua vera massima potenzialità è ben rappresentata dal suo sorriso. E loro l'hanno compreso e vogliono trasferirlo al figlio, vedo. E anche a Patrizia. Certo. E cosa fa il figlio? L'avevo intuito, dice. Ora mi è più chiaro. Va Il figlio è bene. veramente interessato, molto serio, segue tutto attentamente. Va bene. Mandiamo tutti nel portale aureo. Le due nonne e tutti i parenti che hai nominato. Ok. Fatto? Sì. Entità mentali. Allora, dissidio mi fa vedere un dissidio sia interiore che esteriore. Una divergenza che lei ha dentro se stessa e divergenza vedo con il mondo esterno. Ci sono vari ordini di conflitti e di incomprensioni con l'esterno. Questa la vedo appunto di livello 3. Poi vedo di livello 5 smarrimento e non senso mi viene. Vedo che all'interno di questa entità mentale lei non sa esattamente chi è, non sa esattamente in che direzione andare, non riesce ad apprezzare se stessa, si sente proprio persa nella vita di tutti i giorni, si sente persa guardando il suo passato, guardando il futuro, sente di aver perso dei grossi pezzi della sua vita, di non ricordarli. È come Poi? se non senso proprio, non riuscisse a comprendere il senso del tutto, come lo cerca e non lo trova, smarrimento e non senso. Il senso della sua vita. Sì, il senso sì, della sua vita, sua personale e più in grande. Qual è il senso della vita? Perché è un interrogativo che lei ha. Il senso delle cose. Mm, Che mm, è un po' mm, una domanda che ha fatto lei, no? mm, Cosa ci sta a fare qua? È un tormento per Questa lei, è... cioè non è tanto per questa domanda, è proprio radicata No, profondamente in lei. Mm. Quando l'ha, diciamo, elaborata, a che età? Io vedo quando ancora era nel grembo materno, mi dà come l'impressione che lei non sia stata proprio una bambina voluta al 100%. Mhm. Ribadiamo sempre che questa è stata una sua scelta di
mm, Puoi ripetere un attimo, Monica, perché sei andata via qualche sì, secondo. infatti ho sentito. Mm. E, quindi la madre che aspettava Patrizia non era così convinta di questa gravidanza, aveva dei dubbi. Ed è proprio da lì che in Patrizia sono già nate queste domande sulla vita, sul perché venire al mondo, Mhm. mm, sul senso dell'esistenza. Vedo che a volte si faceva anche queste domande guardando il cielo, tipo di notte, le stelle. Entità mentale quindi di livello 5. Sì, smarrimento e non senso. Mhm. Altre entità mentali? Allora, quella che la tiene legata al marito in maniera instabile, con questi tira e Mhm, molla, potrebbe essere sia dissidio, mhm. perché lei comunque è come anche in contrasto dentro di sé. Continuo questa relazione perché ha dei margini di cambiamento oppure la porto a termine. Poi se la porto a termine, però magari lui cambia e allora magari si può Cosa che è già ricostruire. successo. Eh, Mhm. Va bene, quindi ci sono sicuramente le entità del marito, ma ci sono soprattutto le entità mentali di Patrizia. è ovvio, certo. Altre entità mentali? Le vedo più che altro un corpo emozionale fatto di emozioni di confusione, a tratti di rassegnazione, preoccupazione, ansia anche, ansia per il futuro, incertezza, come in un gran calderone che, diciamo così, vanno ulteriormente a dare benzina alle entità mentali. Un Ma nutrimento reciproco, ecco. questa è un'entità mentale? No, io la vedo più nel corpo emozionale, questo tipo di emozioni. C'è Ok, in lei questo progetto che è Legami Legami e quindi vedo proprio questa strettissima connessione tra questi tipi di emozioni che creano proprio un legame a doppio filo con le entità mentali. ok, impianti. Vediamoli se ci sono. Mi sorprende un po' di non vedere impianti mentali, Mm, ma io questa donna, Patrizia, la vedo, non so, molto capace, molto forte. Più volte hanno provato le entità eteriche a installare in lei degli impianti mentali, vedo, mhm. e non è stato possibile. Quindi è vero che queste due entità mentali hanno forza 3 e 5, però allo stesso tempo non sono così forti come se ci fosse un impianto mentale. E Non come ci sono impianti... impianti quindi? No, Ah, ok. sì, 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 ne vedo uno in bocca, mi parla di gengive e gola, Mhm. come anche senso di irritazione, di infiammazione, a volte di sanguinamento, ehm, di fastidio sentire come il groppo in gola stretto, così. E le ginocchia Perché e le basta. ginocchia? Mi sembra tra l'altro di ricordare che lei abbia avuto forse più di una caduta.
Dalle in cui scale, sono sì. state coinvolte, sì, le ginocchia. Secondo me alcune non se le ricorda, ma lei più volte può aver pestato le ginocchia. Eh, mi fa Perché le vedere come ginocchia? le ginocchia me le fa vedere come etericamente se avesse uno scotch stretto a banda molto larga che tiene le due gambe unite e oltretutto non gli permette di piegare le gambe, no? Perché rimangono rigide le ginocchia. Cosa che le impedisce di prendere appunto i propri passi, le proprie decisioni in vera autonomia. Io vedo che lei è dotata di una forza e di una potenzialità enormi. Ok, altri impianti. No, per me no. Ok, io ho un sospetto, siccome ho possibilità di dirlo, Patrizia mi ha autorizzato. ehm, Patrizia è ungherese. Queste caratteristiche di una persona speciale, no? Che ha delle grosse potenzialità, sono collegate all'Ungheria. Sembra che l'Ungheria, anzi che l'ungherese come lingua, sia appunto la lingua e anche un po' la cultura e anche un po' la genetica, se vogliamo, Mm. più simile a quella sumera. È E così? sembra che la lingua sumera non si capisce bene da dove venga perché non ha radice da nessuna parte, è estremamente complessa, oltre che appunto la lingua ungherese. Sembra quasi aliena. È così? Allora, quando tu mi hai detto sembra quasi aliena, si è creato un sentiero luminoso che mi ha portato alla sorgente. Allora, se intendiamo aliena in questo senso, sì, come se ci fossero stati dei salti di passaggio e quindi come se fossero rimaste più vive delle caratteristiche della sorgente e non si fossero perse, contaminate, sai, dalle nostre varie esperienze molto terrene, molto anche ignoranti, diciamo così, no? Mi Mhm. mostrano questi di questa società. E infatti la cosa che mi arrivava fin dall'inizio quando lei parlava, e infatti le ho fatto tante domande sui bambini, che vedo delle perle intorno a lei. Mm, Mm. E allora volevo capire chi fosse, perché in realtà il figlio è troppo grande, sembra mhm, troppo grande per essere lui la perla. mhm. Sono bambini di che età? Cioè a me per assurdo mi dà che lei potenzialmente era una perla, ma in verità era come una protoperla, perché è nata troppo anni fa, diciamo così, no? Quindi di fatto l'energia globale non era ancora pronta, no? Mhm, Eh, quindi lei, ho visto che da bambina aveva proprio delle caratteristiche, secondo me, molto simili ad una perla. Però poi questo cammino di perla non ha potuto realizzarsi in maniera continuativa, perché il momento storico non era quello giusto. Però come dici tu, proprio questa provenienza qui ungherese ha creato anche questa situazione un po' anomala, un po' straordinaria. E vedo che la bambina che lei ha detto di 6 anni, forse è lei la perla, però la dovrei vedere meglio legata a questa amica, perché infatti questa amica qua è entrata di recente nella sua vita. E vedo che non importa tanto il legame che lei ha creato con questa nuova persona, con questa nuova donna, che è questa sua amica, diciamo, no? mhm, Ehm, più quasi l'introduzione di questa bambina mi dà quasi che poco dopo che lei ha fatto questa conoscenza, ha mhm, iniziato a trasformare delle cose nella sua vita, tipo anche a ricordarsi i sogni, tipo anche a vedere con più interesse le nostre sessioni, voler capire più in profondità delle cose. mhm. Mm, mm, mm. Va bene, gli impianti sono finiti. Ma scusami, però anche il marito è ungherese perché il marito, diciamo, è così indietro.
Sì, certo è che non si può generalizzare, non è che tutti gli ungheresi sono così, eh? Mhm. No, no, chiaramente non è una... no, questo non è fattibile. Poi comunque mi dà proprio come una privilegio, tra virgolette, vedo dell'energia femminile rispetto a quella maschile, proprio come se ci fosse proprio un netto scostamento. Va bene, causa esoterica, li posso dire i numeri, credo sì, di vedere sempre un numero a tre cifre e le tre cifre sono spostate alternativamente in tre posizioni diverse, ma soprattutto il 485, cioè anche il 584 e l'854, ma diciamo anche soprattutto il 485. Causa esoterica. Lei ha detto giustamente che questo era il suo numero civico di quando era bambina. Come, ti ripeto, è come se lei fosse stata da bambina una protoperla, io la chiamo così perché non era proprio una perla fatta e finita di quelle che noi vediamo attualmente nei bambini di adesso, no? Alcuni bambini di adesso. Ehm, e quindi lei fin da subito ha avuto in mano questo strumento di questi tre Mhm. numeri. Ed è come se questi tre numeri le facessero vedere degli aspetti della realtà, perché mi fa Quali? vedere 5 come fosse un pentagono e lei mi fa vedere il secondo universo col pentagono, perché mi ha fatto vedere proprio il pentagono americano. Mhm. Come americano? La sede politica, pentagono. Ah, scusa, il Pentagono, l'edificio. Mhm. Sì, quello mi ha fatto vedere. Quindi la consapevolezza dell'esistenza del secondo universo e di tutte le sue forze. Mi ha Mhm. fatto vedere l'8 come legato assolutamente alla sorgente. Mhm. Mi fa vedere il 4 come intermedio, perché il 4 è proprio subito prima del 5 ed è l'esatta metà dell'8, che è come se fosse l'esistenza terrena. Ecco. Come se lei da bambina avesse capito tutta questa dinamica qua. Ed è per quello che, ma lei non aveva bisogno di parlare fino a 3 anni. Questo è il motivo per cui non parlava. Ah, questo è il motivo per cui non parlava. A me viene così, questa è la ragione. Ok, quindi non è la PS che l'aiuta, l'angelo custode. Beh, è la PS che le ha fatto capire molte cose dell'esistenza, che poi lei nel corso del tempo crescendo ha completamente perso, no? Infatti per lei c'è un non senso, no? E va alla ricerca del senso. Mhm. Ma erano cose che lei possedeva da bambina. È un processo strano di questa PS, perché è nata come protoperla e poi non ha proseguito questo cammino di non interferenza che hanno le perle, ma è andata invece verso un cammino che è molto comune, che è di entità mentali, di smarrimento che abbiamo visto. Beh, perché non esistevano le perle, non c'erano No, i presupposti alla non fine. c'erano, esatto. Quindi non è così strano, alla fine ha senso che sia così. No? Non ha senso per Patrizia? È da fastidio questa cosa. Le dà fastidio perché allora lei adesso è come se sentisse di aver perso tutta quella cosa lì. Sente di aver perso i ricordi, sente di aver perso questi contatti con l'infanzia. E magari, sai, dell'infanzia può ricordare, non so come dirti, ricordi emotivi, quindi magari anche il fatto di, boh, non è che si è sentita tanto amata e voluta in quella famiglia, è come se rimanesse questo Mhm. e invece ha perso il contatto riguardo a quella che è stata la consapevolezza della PS in quel momento. Quindi lei adesso prova un po' di rammarico, di dispiacere per questo. Va bene.
Causa Infatti esoterica la del cosa fatto. strana che mi dà è che lei avrebbe dovuto avere un altro figlio, o lo deve avere adesso, tra poco. Ah sì? Ma perché questo? Aspetta, è perché vedi questa cosa con questi bambini piccoli che insistono. Cioè, allora dunque, o il figlio è di suo figlio, però non mi sembra che lui sia nella condizione di avere un figlio adesso, Mhm. o il figlio è di lei, come se questo figlio che nascerà ehm, le permette in qualche modo di riconnettersi alla parte di se stessa da bambina. Un po' complicato. Mm, però così. È come una scintilla, no? Una molla che scatta. Nascendo questo bambino, e infatti mi dice di nuovo la parola DNA. Per lei il DNA è importante, per cui sicuramente è un figlio legato al loro DNA. È come se riuscisse ad Mhm. attivare qualcosa nel suo DNA per andare a recuperare quelle informazioni là che lei ha perso, apparentemente perso. Ok, il fatto che non parlasse fino ai 3 anni l'abbiamo visto. E invece la causa esoterica del fatto che da più di un anno finalmente ricorda i sogni, ma prima no, qual è? Mm, Sogni che le sembrano vite parallele. mm. Sì, sì, io ho proprio visto che cioè, è come se lei, dal contatto di questi bambini, e io adesso posso ricollegarla alla bambina di questa sua amica, ehm, ci fosse proprio una riattivazione in lei di una serie di facoltà che sono sue, che però sono rimaste un po' sopite. E quindi dal momento in cui, anche solo indirettamente, è entrata questa bambina, ha riattivato questi meccanismi. E per cui appunto lei è in grado di ricordare i sogni, di vedersi delle vite parallele. Che strano, che cosa Sì, insolita. sì. Causa esoterica del fatto di aver ricordato un disegno fatto con delle gocce di acqua su una scala di legno e il disegno, diciamo, formava una scritta, la scritta è Omega, Mm. però la Senti, a scritta non il me simbolo, eh. sì, la scritta. Allora, a me dà questa scala proprio come se fosse il raggiungimento della sorgente. L'omega è l'ultima Mhm, lettera dell'alfabeto greco? sì, sì. Eh, me la dà Alfa proprio l'Omega. così. Mhm. Eh, me la dà proprio così. Questa scala che si congiunge alla sorgente, dove omega è proprio il termine, la sorgente. Ma qual è il messaggio della PS? Ah, dunque, aspetta, perché adesso mentre tu parlavi mi sono ritornate le tue parole che hai detto a proposito dell'origine degli ungheresi, che Mhm. ribadisco non è che riguarda tutti quanti gli ungheresi. E io ti ho detto che hanno una maggiore, alcuni, connessione diretta con la sorgente. Mhm. Mm, io in lei questo lo vedo, potenzialmente lo vedo, anche se lei ha ancora queste interferenze, anche se ha ancora diverse cose da risolvere nella vita, ma io in lei la vedo questa potenzialità di riuscire ad avere un colloquio con la sorgente. Questo sogno gli stava raccontando questo. Stanca, causa esoterica. La stanchezza vedo che era molto per questo disincarnato dietro la schiena. Proprio ehm, le faceva tipo sanguisuga, dei salassi, ecco per intenderci. E poi vedo la stanchezza Scusa, il molto, disincarnato era la nonna. sì, 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 vedo proprio che sì, era sottraente proprio di energia e quindi le produceva stanchezza. E
Un'altra cosa è che la vedo molto immersa nei pensieri, sulle decisioni da prendere per poter cambiare la propria vita, e vedo che questo la sposta molto, perché è come se facesse domande e domande e non ha poi delle risposte. La vedo proprio, è pazzesco, perché la vedo proprio divisa a metà. C'è una metà, una Patrizia, che è questa roba qui, entità mentali, insicurezza, tante domande, dubbi, non senso. Poi c'è l'altra Patrizia, che è il il suo colloquio con la sorgente, è il suo contatto con se stessa da bimba quando era protoperla. La sua forza, Eh, quella che sì, hanno visto le nonne sì, esattamente. prima di andare. Va bene. Causa esoterica del mal di schiena. Sì, questo qui del disincarnato attaccato. Ok. Della problemi di circolazione. Ma mi ha riportato qua a questo scotch che lega tanto le ginocchia e mi fa vedere come va a interferire su eh, il pompaggio proprio, in un punto focale, il pompare il sangue verso il cuore e ritornare giù. Proprio nella parte centrale è impedita questa azione. Respiro E, e- affannoso. e poi, Dimmi. vabbè, mi dice anche una sorta di, come si dice, ereditarietà. Questa Mm. cosa del DNA in lei torna tanto. Infatti, infatti. Mm. Respiro affannoso. Allora, subito viene fuori il disincarnato perché vedo proprio come le comprimeva fino alla zona dei polmoni, ok? E l'impianto anche alla gola, che non le lasciava la possibilità di far entrare l'aria in maniera fluida e completa, come se il respiro le si interrompesse, le rimane mozzato. Lei ha problemi di gola da tanto, Mm. e lei li correlava anche al non parlare fino ai 3 anni. C'è una correlazione, sì. Problemi di gola. Allora, è il contrario. Eh, allora, per quello che vedo io, ehm, eh, come se questo non parlare fosse stata eh, eh, come molte cose che vediamo, no? Ha due facce, ha due risvolti questo non parlare. Da un lato è come se fosse superfluo per alcune creature, per alcuni esseri umani che non hanno bisogno di parlare, ok? Mhm. Però in questa esperienza materiale e terrena, questa cosa viene poi resa negativa, sia con una sorta di stigmatizzazione verso quelli che non parlano, Mhm. sia quindi diventa poi motivo per i vari attacchi, che sono come in questo caso l'impianto, Mhm. che poi produce insomma tutti questi fastidi alla gola. Ok, benissimo. Fiamma Violetta, Metatron e Saint-Germain. Lei si rifà a questa fiamma violetta, io non so neanche come sia la pratica, ed alcune decisioni nella sua vita, per esempio lasciare il marito al momento giusto per poi tornare al momento giusto, le ha prese grazie a Saint-Germain e Metatron. Chiamali Saint-Germain e Metatron. Poi Metatron dovrebbe essere un Elohim, Saint-Germain anche. No, allora dunque intanto mi è venuto anche Lucifero, probabilmente perché comunque nella categoria tra virgolette degli Elohim, se così vogliamo dire, angelo, eccetera, nel secondo universo. Mm. Sì, Elohim, ma mi è venuta anche una componente rettiliana e falconiforme di Saint Germain.
Bene, perché però lei prende buone decisioni sotto l'influsso di queste pratiche. Contentino. Poi buone decisioni. Che è Allora, successo questo gran cambiamento. il punto qual è? Che il suo intento, nel momento in cui invocava e creava questa fiamma violetta, era veramente puro, però si è agganciato a cose decisamente non chiare, non pulite. Allora cosa succede? Che da un lato lei è riuscita a fare qualcosa di buono, però di fatto subito dopo non l'ha portata a termine. Per cui all'inizio ha avuto anche allora, se lei avesse preso questa decisione affidandosi esclusivamente alla PS, avrebbe avuto un beneficio dall'inizio alla fine. Invece, poiché l'intento era buono, ma si è associata a qualcosa di non pulito, ha ottenuto come risultato due cose che di fatto sono in contrasto l'uno con l'altra. E mi ricollego tra l'altro all'entità mentale 3 dissidio, ok? Questi contrasti. Mhm. Lei poteva tranquillamente fare a meno di questa roba, però non avendo molta fiducia in sé, Mhm. ha avuto bisogno di trovare queste tecniche che tra l'altro sono anche molto interferite. E tra l'altro effettivamente poi il risultato che ha avuto è stato quello poi di tornare indietro. È stata una mescolanza di cose. Ciò che ha avuto di buono era per il suo intento, non per le tecniche usate. Mhm. Le entità in questione si sono presentate nel novero di quelle interferenti, Patrizia. Dunque, perché siccome io Saint Germain qua lo vedo con un DNA falconiforme, era sotto forma di condor che abbiamo visto all'inizio, Mhm. mi si presentava così. Ehm, io poi in verità, io Patrizia, ti ripeto, io la vedo veramente molto anche particolare come persona, per cui ha sicuramente queste interferenze, però ha anche un qualche margine di indipendenza da queste interferenze. Quindi è come se non prendessero radici profonde in lei. Mhm. Non riescono a influenzarla più di tanto. No, Perché? Qual è la ragione prima? penso per questa sua origine protoperla. Va bene. Ha avuto vite precedenti, Patrizia, come Sumera. Sì, Andiamo lì. sì, sì. Mi mostra lei bambina che è come in un cerchio di luce con altri bambini. Per esempio, vedo fra di loro che non parlano. Vedo che creano con gli sguardi e con la gestualità delle mani. Vedo che si danno le mani fra di loro e creano come degli ologrammi, come se si riuscissero senza parlare a coordinarsi sullo stesso pensiero, perché vedo che questo qui è come se fosse una specie di scuola, Mm. di prove che fanno insieme. Come si chiama Patrizia in questa vita? Qua mi dice golden. Golden. A quanto, con la stessa scala ovviamente, a quanto vibra Golden? Allora, adesso me la dai in questo esercizio, 900 mila miliardi di questo esercizio che stanno facendo insieme i bambini. Mm? Mm. E diciamo a riposo? Aspetta, eh. Aspetta, perché non sto capendo perché mi dice in che senso a riposo, mi dice. Come se non avesse La senso media, questo. media della vibrazione. Allora, 200 mila miliardi. 100.000. Sì.
Consapevolezza di Golden. 9000%. Il percentuale di cervello utilizzata. 87%. Che ridere. La provenienza di Golden, essendo una ragazza, donna sumera, i sumeri da dove vengono? Sono esseri umani? Quali? Come Ah, mai mi fa? Aspetta, perché non riesco a capire perché mi fanno vedere tutte queste immagini. Mi stanno facendo vedere tutti i portali che noi creiamo. mhm. Fa vedere il portale aureo, il portale definitivo. Mi fa vedere Li, gli ad cre- eternum. Tutti li creavano anche loro? penso proprio di sì. Mi fa vedere la sorgente spalancata, che è molto simile al portale aureo. Così. Ok. Va bene. La scrittura cuneiforme, ultima domanda sui Sumeri. Cosa vedi? Scrittura cuneiforme. La conosci? No, No? assolutamente no. La scrittura, diciamo, dei Sumeri. Com'è Sì. la vedi in eterico? Mi fa Quale... vedere come un ponte. Ehm, Se hanno scelto di stare in questa dimensione, hanno scelto questo tipo di scrittura che era quella che poteva essere un buon compromesso tra l'esperienza terrena e la sorgente. La vedo proprio come se fosse, allora, come se incidessero su una pietra e nel Mhm. momento in cui incidono, vedo un raggio di luce direttamente dalla sorgente che si imprime in questo cuneo che viene utilizzato e picchiato sulla pietra. Mostra così. Ok, grandissimo, perfetto. Andiamo al cluster, Monica. Abbiamo visto tutto. Patrizia ha visto il suo lato forte, il suo lato debole, ha visto la sua condizione di protoperla, ha visto la sua vita precedente più importante, Golden. Mi ha portato in una immensa distesa di tulipani. Ah, perché? Sono questi i contratti? Io sai, sono un po' sorpresa perché, cioè, lo so che non dovrei farmi magari queste domande, ma mi chiedo come mai lei è arrivata a questi livelli e poi ha scelto questa vita qua. È bizzarro. Perché Per anche fare il suo delle cluster. esperienze in giù. Eh, Il suo cluster è bello, dici. eh sì, molto. Mm. Dobbiamo toglierli però questi contratti, Eh, anche se sono belli. Se vuole togliere ovviamente, nessuno la obbliga. lei dice non sono niente rispetto a quello che io posso fare. Si toglie tutto. Vedo che si radica proprio le zolle intere di tulipani e vedo che decide anche proprio il terreno di buttarlo dentro il portale definitivo. Benissimo. Al posto dei buchi che lascia, al posto di tutto quel posto in cui c'erano i tulipani e la terra, può mettere un unico ad eternum fatto però da lei.
Ritorna, praticamente c'è lei adulta più lei bambina e fanno insieme questo ad eternum, perché è come se lei mi facesse vedere che anche da bambina aveva capito un po' il concetto di illusorietà del tempo, del passato e del futuro. E quindi questa cosa si può fare, lei dice. Cioè per lei è molto naturale, è normale che ci sono io nelle due versioni adulta-bambina. Fanno insieme gli ad eternum. Va bene, 2 quindi. E fa. 2000, la bambina dice 2000, 2000. Va bene. Avatar. Vedo un mucchio di ceneri, come se si fosse proprio disintegrato. Sì, Ad eternum qua incenerito. allora. Benissimo. Mhm. Non c'era neanche bisogno. Ok, fatto. Molto bene. Con queste nuove condizioni, a quanto sta la vibrazione di Patrizia? 701 miliardi, Fantastico. Consapevolezza, 292%, altissima. PS, 74%, mhm. Vite precedenti, 539, azza. Cervello, 13,5. che è veramente tanto. Interferenze, impianti non ci sono più, immagino. No, Legami c'è ancora. no, E la protoperla com'è? è coesistente, cioè non è più separata. Prima lei aveva una concezione di separazione, adesso è coesistente. Messaggio finale che si vuole lasciare alla protoperla. Perla. Comprendiamo com'è il tempo e com'è lo spazio. Questo ci fa sentire diversi dagli altri. Non abbiamo paura, perché comprendendo il tempo e lo spazio abbiamo accanto a noi altre persone che comprendono il tempo e lo spazio. Così. Qual è il messaggio, diciamo, un po' più terra su, per esempio, quello che lei vuole fare? Visto che tra poco il suo ruolo di mamma verrà meno, ha una vaga idea di quello che vuole fare, diciamo, ma qual è l'occasione migliore chiederlo alla sua PS, che è lei stessa? Cioè, mi fa vedere che le verranno gli occhi nuovi, mi dice. Mi verranno gli occhi nuovi. Bella Mi questa verranno gli espressione, mi occhi nuovi, piace. idee nuove. Cioè, proprio da rivoluzionare la sua intera esistenza. Cose che adesso non può neanche concepire. Non ha ancora concepito. Benissimo, nel cinema chi c'è? Tutti quelli I che ci miei sono occhi cosa fanno? saranno come il mio sorriso, dice. Benissimo. Nel cinema cosa fanno quelli che sono lì? Il figlio tipo si è smascellato. È proprio rimasto con la bocca aperta, strabiliato. Marito? Dice una parolaccia. Eh, non ho proprio capito un bip. Non ha capito un bip? In senso positivo lo dice. Non avevo proprio capito un Ah, non bip. avevo. Sì. Bene. Lei come la vedi? Stra super gold, stra super luminosa. Benissimo.